queste piccole riprese col drone. Siamo qui oggi con il video presentazione del canale dove parleremo di me, ma soprattutto di lei e delle modifiche che ci ho fatto sopra per farla diventare così. Io sono Giovanni, ho 32 anni, vivo a Grosseto, sono nato a Grosseto, ho sempre vissuto a Grosseto, si sta bene, piccola cittadina, abbiamo il mare vicino e io senza mare morirei, sicché per me è una cosa fondamentale. Sono fidanzato, ho 2 figli, Leonardo di 8 anni e Noemi di 9 mesi e nella vita faccio il ferroviere che nel 2025 può già di tanto. Nel mio tempo libero cerco di stare con lei, certo non è facile far quadrare tutto, famiglia, lavoro, però diciamo che le 3, 4, 5 ore a settimana riesco a mettermi il casco e a montare in sella. Da cosa deriva questa passione per le moto? In realtà c'è sempre stata, cioè col mito di Valentino Rossi ho sempre detto se avessi i soldi mi comprerei una moto e non una macchina. A 14 anni mi viene regalata la prima moto, una Yamaha TZR 50 colorazione bianco-rossa, moto che si ispirava a una delle moto che tuttora a distanza di 20 anni reputo più belle, ovvero la Yamaha R6. Ci ho fatto i primi chilometri, le prime esperienze. In realtà era sfigatissima, cioè una moto che in 2 anni aveva subito 2 o 3 incidenti, 3 incidenti. E in tutte e 3 non c'ero io alla guida, o quando l'ho prestata o quando me l'hanno fatta cadere mentre era parcheggiata, era sfigata via. A 16 anni mio padre mi disse che vuoi, un'altra moto ora o la macchina a 18 anni? E io ovviamente cosa ho risposto? Voglio un'altra moto. E mi regalò un Husqvarna SM 125, cambiato totalmente genere, da una stradale a un super motard. Volevo divertirmi un po' di più. Infatti non sbagliai scelta, cioè mi sono divertito veramente tanto con quella moto. Ho fatto le mie prime cavolatine e è rimasta in famiglia per tanto quella, perché in realtà poi dopo l'ho passata a mio fratello che l'ha tenuta anche lui per altri 2 anni, considerando che tra me e lui ci sono quasi 4 anni di differenza, quindi c'è stato parecchio. Io a 18 anni accantonai momentaneamente la moto per la macchina, andai a lavorare, me la comprai e di tanto in tanto ogni tanto prendevo lo Husqvarna e andavo. Col passare del tempo sono cambiate un attimo le esigenze, ho dato priorità ad altre cose, una casa, quindi la moto era stata messa un po' da parte. Fin quando decisi di acquistare una Triumph Speed Triple 1050, una moto, ci ho lasciato il cuore, me la ricomprerei domani. Moto bellissima, il primo modello non col faro tondo ma quello vale, motore lineare, sempre in coppia, cioè mi sono proprio divertito con quella moto. Solo che nacque Leonardo e dato che io qualche jolly me l'ero giocato, dissi o mi tolgo la moto oppure ci muoio. Tant'è che purtroppo me la tolsi. Rimasi qualche anno senza moto, fino a 2 anni fa, dove casualmente andammo in un concessionario di moto, vidi prima una Africa Twin e poi vidi lei. A differenza della Tenere normale, quando ho visto lei, cioè, ne sono rimasto innamorato. Un tipo di moto che non avevo mai valutato nella mia vita, una moto d'avventura, da enduro. Solo che dissi, va, è proprio figa. Di lì a poco avrei compiuto 30 anni e la mia fidanzata decise di regalarmela. Inizialmente il progetto era solo strada, solo viaggi io e lei su strada. Non avevo mai valutato l'intenzione di mettere le ruote in fuoristrada. Dopo qualche mese andammo a farci il primo viaggio io e lei, si fece tutta la zona costiera, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, poi tornammo in Italia, si fece Puglia, Calabria, Campania e tornammo a Grosseto. 14 giorni, 3.800 km circa. È stato un bel viaggetto. Con il tempo
grazie al mio socio, poi lo conoscerete nei video, e abbiamo iniziato a fare sempre più, a partecipare a degli eventi come Mototendate, l'Agnello Treffen 2 anni fa e l'Arrosti Tend Fest in Abruzzo l'anno scorso, no, tutto l'anno scorso in realtà, non 2 anni fa, tutto l'anno scorso. E, e poi grazie a lui ho iniziato ad andarci anche in enduro, quindi ho iniziato a farci qualche modifica. Inizialmente il progetto era Total Black, in realtà poco il tempo ho deciso di fare qualche miglioria e cioè, la guardo oggi e sono soddisfatto del lavoro che è venuto fuori. È proprio figa. Cosa voglio portare sul canale? Sul canale voglio portare avventure in sella a lei, perché tanto lei non uscirà più di... cioè non verrà mai venduta, ormai penso che me la porterò per tanti tanti anni. Avventure possono andare dal fuoristrada a viaggi di qualche giorno, mototendate, e poi quando sarà viaggetti più lunghi, ora con la bimba piccola ovviamente queste cose non le posso fare, ho altre priorità, però appena ne avrò l'occasione da solo, con il mio socio, con la mia fidanzata, ora vedremo dai, comunque questo è con il tempo. Magari vi porterò qualche recensione di qualche altra moto, qualche moto un po' più particolare, moto che magari sul web se ne trovano poche. E niente, per qualsiasi cosa voi commentate, io cercherò di rispondervi, cercherò di rispondere alle vostre domande, sarò felice di rispondere alle vostre domande. E niente, ora si parla un po' di lei. Parliamo prima di tutto della grafica. L'ho fatta a novembre, dicembre, l'ho fatta fare da PSD Graphic, un ragazzo di Orbetello, qui vicino Grosseto. In realtà è stata una cosa molto veloce perché avevo ben chiaro in mente come doveva venire la moto, visto che volevo farla, inizialmente il progetto era Total Black, la base doveva essere nera e con qualche tocco di giallo e qualche sfumatura sul grigio, come vedete qui. E nell'arco di nemmeno una settimana ci siamo organizzati, mi ha fatto 2 o 3 bozze, ho scelto quella che mi piaceva di più ed è venuta così. Sono molto soddisfatto. Il nero opaco purtroppo con la luce tende a sembrare marrone, però a me va bene così. Mi piace il contrasto nero lucido originale col nero opaco. La guardo e dico, non so se ricambierei la grafica. Penso forse in un futuro potrei provare a farla nera lucida invece di nera opaca, ma bene o male la base sarà questa. Dall'anteriore, come vedete, ho montato cupolino modello rally di Isotta e deflettori maggiorati VRS, rigorosamente fume scuro, in accoppiata alla griglia parafaro. Perché la griglia? Perché plexiglass non mi piace. E come tante altre cose che vedete sulla moto, l'ho fatte prima per un gusto estetico e poi funzionale. Plexiglass magari sicuramente avrebbe avuto una funzione maggiore, solo che non mi piaceva. Di contro, purtroppo utilizzando la moto tutti i giorni, la griglia para un sacco il fascio di luce e quindi per ovviare a questo problema ho deciso di montare un faro a LED aggiuntivo da circa 5000 lumen e fa la sua figura, cioè è veramente forte. Ve lo faccio vedere acceso perché è veramente forte la luce. Il parafango alto originale Yamaha, e in realtà questa è stata un'occasione, un ragazzo che aveva l'Extreme aveva deciso di sostituire questo con quello completo basso e sicché mi vendette questo qui al listino di questo basso, io ne approfittai e lo acquistai subito.
Vedremo se in futuro eliminare questo mezzo basso qui dietro, perché esteticamente non è il massimo, solo che utilizzando la moto tutti i giorni l'ABS è fondamentale, sicché dovrò trovare un sistema per spostare il tutto qui sopra in modo tale da eliminare questo. Protezione dischi 9CNC, hanno la stessa funzione di quelli in plastica di Racetec o Ateca, solo che a me piacciono di più questi e sono andato di questi. Le gomme sia davanti che quella dietro montano camera d'aria Lucio da 7 mm, non si sa mai, io non ho mai cambiato una gomma né sulle macchine né sulle moto e non vorrei trovarmi in fuoristrada a dover sostituire una camera d'aria, quindi queste dovrebbero, diciamo, diminuire questa probabilità. Vediamo, speriamo. Dopodiché, vabbè, il Thor lo conoscete ragazzi, il GP Mucci è il migliore sul mercato. Anche questa è stata un'offerta, ho venduto il mio originale per usi gravosi, quello Yamaha, e allo stesso prezzo ho investito su questo qui che è più funzionale, oltre ad essere veramente un capolavoro, ma questo lo conoscete. Le barre, avevo montato quelle GV alte, solo che con il montaggio del faro aggiuntivo mi davano dei problemi, e poi perché avevo intenzione di snellirla un pochettino. Prima montavo le GV con le borsette e tutto quanto, solo che andando avanti con l'enduro ho bisogno di togliere qualche chilo e sono passato a queste qui, sono della Garda, la ditta spagnola, portoghese, sono fatte veramente bene e a differenza dell'SV Motec, che anche quelle sono basse, con queste non ci batti la tibia, invece avevo letto in giro che con quelle dell'SV c'era questo rischio, con queste qui nessun problema. Qui allora montiamo innanzitutto Paramani SV Motec Cobra e Anima Barkbuster. Ho scelto questi perché in realtà a livello estetico sono i più belli secondo me e sono anche più rigidi. Pulsante Era 7 Solid da collegare al navigatore e il classico pulsante on off per disabilitare l'ABS. I possessori di Tenere sanno qual è il problema di questa moto e l'unico modo poco dispendioso è questo qui. Ho rischiato 2 o 3 volte di cadere in off-road perché si era riattivato l'ABS e con questo ho risolto ogni problema. Specchietti handlebar, questi faranno storcere il naso a tanti puristi dell'enduro, però io mi trovo bene con questa soluzione, sono omologati su strada ovviamente. E perché ho scelto questi? Perché in realtà quelli pieghevoli sono belli quando sono chiusi, ma quando stanno in su fanno cagare. E io viaggiandoci anche con la moto e guardando tanto anche l'aspetto estetico ho preferito scegliere questi. In realtà ci vedo bene, funzionano. A questo ho provato. Manubrio, piega alta di buono. Mentre per quanto riguarda la strumentazione, io come vedete ho montato il supporto della Qualcomm, quello per spostare il display a sinistra e in modo tale da avere lo spazio per un telefono a destra. Una soluzione che avevo adottato prima quando la utilizzavo più su strada, poi in off-road mi sono reso conto che in realtà questa soluzione è poco fattibile, perché in piedi, nella guida in piedi, avendo il telefono lì o navigatore quello che è, si vede poco. L'ho lasciata perché comunque irrigidisce il tutto. Unica cosa, qui ora ci metto il telefono quando viaggi lunghi, e mentre quando vado in off-road utilizzo il Torque Racing DMD 665. È ottimo, cioè, utilizzo tutte le applicazioni di DMD, Osmand, Whip. È molto resistente e la ditta è molto seria perché vi dico che avevo avuto problemi con questo supporto qui, quello vecchio, che ai tempi non c'era quello lì, questo qui per uso enduro, ma c'era solo quello in plastica che con le vibrazioni dopo un po' si era spezzato. Io li ho contattati e loro nell'arco di nemmeno una settimana mi hanno spedito questo. È tutto in alluminio, ben resistente,
ha la chiusura per la chiave, questo super approvato. Questo lato sinistro, ho montato tutte le varie protezioni da Cerbis, telaio, carter, ho montato il copripignone di Boano per scaricare meglio il fango e ho cambiato tutta la trasmissione di già, lasciando il pignone originale, montando la corona da 48 denti chiaravalli di metallo e la catena regina, quella lì senza gli o-ring. Ho deciso di montare le barre posteriori della yak, non tanto per una questione di protezione in caso di caduta, quanto per avere un appiglio in più, sia in caso di caduta che per spostare la moto quando sono in viaggio e monto le borse, perché arrivare qui dietro, ragazzi, è scomodo. Non rovinano la linea della moto perché comunque bene o male seguono quel disegno lì, sicché anche queste approvate. Un altro super acquisto comodo e funzionale, la piastra posteriore Arnold Minimal, fatta veramente bene, stra resistente, e anche questa, seguendo la linea della moto, non rovina, non è il classico portapacchi lungo, si ferma qui al faro, perfetta. E un'altra cosa da vedere è la portatarga. Ho scelto questo qui di Boano perché è uno dei più belli in circolazione, snellisce la linea del codino con questo farettino qui a LED ed è straresistente, ragazzi. Per spezzare questo dovete mettervi a candela e cadere per terra, perché se no non lo spezzate. Passando sul lato destro noterete subito lo scarico completo in titanio. Inizialmente ho montato quello lì, il modello più stradale, col fondello in carbonio, solo che poi facendola più da enduro, per migliorare l'estetica, ho avuto la fortuna di trovare un ragazzo che lo vendeva, sicché ho venduto il mio e allo stesso prezzo ci ho comprato questo qui. È stato un ottimo acquisto perché a livello estetico è migliorata tantissimo. E in abbinata allo scarico completo ho cambiato anche il filtro dell'aria mettendo quello della Gugatec e il coprifiltro Thin-Air. Il motore era molto più corposo, più lineare, è sparito il fastidioso on-off di cui soffre questa moto e è proprio divertente. Ora poi ve lo farò sentire anche perché a me merita, il suono a me piace. Riguarda le pedaline, ho messo queste qui della SV Motec perché permettono di regolare l'altezza o lasciarla standard oppure di abbassare di 1,5 cm. Io le ho abbassate di 1,5 cm e poi ho cambiato il pedale del freno mettendo questo qui fatto a scala. Quando sono su strada si utilizza la parte bassa, mentre quando sono in off-road nella guida in piedi utilizzo la parte alta. Secondo me è funzionale, funziona bene, lo consiglio a chiunque perché per quel che costa migliora notevolmente la frenata. Ragazzi, il video è terminato e spero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta lei. Non esitate a lasciare un like e a commentare anche per avere delle delucidazioni in merito a modifiche fatte, consigli, io risponderò a chiunque. Non so bene quando riuscirò a fare un'altra uscita in moto, comunque non appena possibile, non esiterò a riprendere tutto e a portarvi un nuovo video. E io vi ringrazio se siete riusciti ad arrivare alla fine del video e vi mando un saluto, alla prossima, ciao!